La domanda è: che tempo verbale usiamo per esprimere queste azioni? Benvenuti a tutti, sono Raf. In questo video parliamo del futuro nel passato. Prima di tutto vedremo che cos'è il futuro nel passato, poi vedremo come si esprime in italiano e vedremo due modi diversi per esprimerlo. E infine faremo un confronto, secondo me, molto interessante fra l'italiano da una parte, l'inglese, il francese e lo spagnolo dall'altra. Quindi mi raccomando, guardate fino alla fine. Che cos'è il futuro nel passato o il futuro del passato? Per spiegarlo meglio, oggi scrivo sulla scrivania. Questa è la linea del tempo. Qui abbiamo il presente e qui abbiamo un punto nel passato. In genere, anche se non sempre, avremo un verbo, per esempio all'imperfetto o al passato prossimo o al passato remoto. Ha detto, pensavo, non immaginavo e così via. E qui avremo un'azione che si trova nel futuro, ma non nel futuro rispetto al presente. Si trova nel futuro rispetto a questo punto nel passato. Un'azione come partire alle 7, andare in vacanza, non mangiare e così via. La domanda è: che tempo verbale usiamo per esprimere queste azioni? Il tempo più usato per esprimere il futuro del passato, cioè per esprimere azioni come queste, è il condizionale composto. Il condizionale composto si forma con il condizionale presente dell'ausiliare, cioè essere o avere, e il participio passato del verbo. Quindi per esempio potremmo avere: ha detto che sarebbe partita alle 7. Altri esempi con le nostre azioni possono essere: pensavo che saresti andato in vacanza, o non immaginavo che non avrebbe mangiato. Una cosa importante da aggiungere. Torniamo un attimo alla frase di prima. Ha detto che sarebbe partita alle 7. Immaginiamo che adesso siano le 5. Posso dire: ha detto ieri che sarebbe partita alle 4. Va bene. Oppure posso dire: ha detto ieri che sarebbe partita alle 5, quindi adesso, e va bene. Oppure può essere anche un po' nel futuro. Ha detto ieri che sarebbe partita alle 7. Tutte queste frasi vanno bene. Vediamo adesso un esempio tratto da un racconto di Italo Calvino. In questo caso non abbiamo un verbo al passato all'inizio della frase, ma abbiamo l'espressione di lì a 5 minuti. Di lì a 5 minuti significa 5 minuti dopo un punto nel passato. Quindi di lì a 5-10 minuti tutto sarebbe finito. E anche in questo caso il futuro nel passato viene espresso con il condizionale composto. Il condizionale composto quindi è il tempo più usato per esprimere il futuro nel passato, ma c'è un'altra possibilità. Andiamo a vedere. Per esprimere il futuro nel passato si può usare anche l'imperfetto. Attenzione, perché molti diranno: non è vero, l'imperfetto non si può usare. Ma a me piace controllare le cose. Andiamo a vedere che cosa ha da dire Pier Marco Bertinetto in questo libro che si intitola Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano, edito dall'Accademia della Crusca. Vediamo cosa dice. Esso, cioè l'imperfetto, esso può anche essere impiegato in funzione prospettiva, ossia in funzione di futuro nel passato. In questa specifica accezione, l'imperfetto rappresenta una valida alternativa al condizionale composto. E leggiamo l'esempio: non sapevo che Gianni veniva a trovarci domani. Ma perché si può usare anche l'imperfetto? Se ci pensiamo è abbastanza logico. Pensiamo che in italiano si può usare il presente per parlare del futuro. Per esempio posso dire: stasera non mangio. Secondo, pensiamo che l'imperfetto si usa per esprimere il presente nel passato. Prendiamo la frase: ti dico che sono stanco. Presente, ti dico adesso che sono stanco adesso. Se mettiamo questa frase al passato, abbiamo: ieri ti ho detto che ero stanco. Quindi ieri ti ho detto, passato, che ero stanco in quel momento. Quindi l'imperfetto esprime il presente nel passato. Quindi se possiamo usare il presente per esprimere il futuro, è logico che si possa usare l'imperfetto per esprimere il futuro nel passato. Spero che sia chiaro.
Sinceramente, alle mie orecchie, l'imperfetto per esprimere il futuro nel passato suona un po' meno raffinato del condizionale composto. Personalmente preferisco usare il condizionale composto, però se vogliamo usare l'imperfetto per esprimere il futuro nel passato, lo possiamo fare, perché ce lo dice l'Accademia della Crusca. Adesso vorrei fare un paragone fra l'italiano da una parte, l'inglese, il francese e lo spagnolo dall'altra. Vedrete che è un paragone molto interessante e fra l'altro scopriremo ancora un'altra cosa sul futuro nel passato in italiano. Ah, dimenticavo, se finora vi piace il video lasciatemi un like che mi fa sempre piacere. Per vedere la differenza fra queste 4 lingue ho preso un libro, in originale francese questo, e ho comprato le traduzioni in inglese, in italiano e in spagnolo. Ho trovato qualche frase che conteneva il futuro nel passato, nell'edizione originale, e sono andato a vedere come venivano tradotte queste frasi in queste altre lingue. Andiamo a vedere il risultato, ve ne farò vedere 2. Questa è la prima frase, l'originale è quella francese e le altre sono le traduzioni. Vi leggo quella in italiano. Sapeva che ci sarebbe stato un altro buco da tappare. Guardate in ogni lingua come viene espresso il futuro nel passato. Avete trovato la differenza? Vediamo un altro esempio. Anche in questo caso l'originale è la prima frase, quella in francese, vi leggo la traduzione italiana, non avrebbe fatto chiaro prima delle 8. Avete visto la differenza? In francese e in spagnolo e anche in inglese, anche se l'inglese è una lingua un po' diversa, si usa il condizionale presente per esprimere il futuro nel passato, mentre in italiano, come si vede chiaramente da queste traduzioni, si usa il condizionale composto. E questo è molto importante. È importante ricordarlo perché soprattutto se parlate una di queste lingue è facile confondersi. Ma c'è un'altra cosa che voglio aggiungere. In italiano antico si usava, come in francese e in spagnolo, il condizionale presente per esprimere il futuro nel passato e si può ancora trovare in qualche romanzo, magari del 1800, ma oggi non si usa più. Oggi si usa, come abbiamo detto, il condizionale composto. Purtroppo non conosco altre lingue, sarebbe interessante sapere come si esprime il futuro nel passato in altre lingue. Se lo sapete, fatemelo sapere perché mi interessa. Grazie a tutti per avermi seguito, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e se volete iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!